Per tutti i possessori di un Yamaha CS1X, in questo video vi spiegherò come dividere la tastiera per suonare più suoni contemporaneamente, quindi una prima metà con un suono e l'altra metà con un altro, ma vedrete in questo video che potrete arrivare a suonarne fino a 4 contemporaneamente. Preciso che questo metodo non è spiegato nel manuale, ci sono arrivato intuitivamente, in conseguenza ha una piccola spiegazione che fa parte, diciamo, del metodo, cioè quello del limite delle note, e quindi da lì poi si arriva a ricavare questa funzionalità. Probabilmente saranno pochissimi che posseggono questa tastiera datata 1996-1999, diciamo il periodo di produzione, quindi è probabile che farò una versione in inglese dello stesso video, ma adesso cominciamo. Fondamentale il concetto di layer che vedete qui, perché è questo che poi darà origine alla nostra funzionalità. Naturalmente le scritte sotto si riferiscono ai tasti sopra, quindi potete cambiarlo così e vedete qua comparire. Qua lo chiama part, però se voi andate nella sezione performance lo chiama layer. E arriva fino a 4. Nella funzione multi arriva anche di più. Però a noi interessa la sezione performance perché è l'unica modificabile. E poi, come vedete, qua è un suono che ho già modificato io, infatti l'ho chiamato mine, va a finire nella sezione user nel momento in cui salvate. E potete vedere che premendo qui andate su user, infatti vedete la scritta sotto, premendo qua andate su preset, cioè di fatto i suoni di fabbrica. Quindi poi quando avrete modificato il suono e l'avrete salvato, lo trovate qui. Ma adesso spieghiamo prima che cos'è un layer. Allora, un layer sostanzialmente è un banco in cui viene suonato un suono, una voce, una voice, diciamo, no? Essendocene 4, potete intuire che potrete suonarne 4 contemporaneamente. Anche questa cosa non è facilmente comprensibile dal manuale. Allora, prendiamo un suono a caso da modificare. Questo, per esempio, che come vedete, come sentite, in una sezione suona un suono e nell'altra un altro. Quindi teoricamente questo è questo che mi ha fatto capire che è possibile fare una cosa di questo tipo. In realtà per modificarlo non dovete schiacciare niente di particolare, potete già iniziare a modificarlo. In che modo? Come vedete qua c'è il layer, ok? Quindi iniziamo con l'1. Andiamo sull'1. Come facciamo a vedere quale suono c'è sul layer 1? Ci spostiamo in questa sezione e giriamo la manopola nel gradino più basso che punta su, adesso andiamo un po' di zoom, su bank, ok? Quindi voi avete selezionato la versione più bassa, quindi con questa manopola andate a modificare tutti questi parametri che ci sono sull'ultima riga, no? E in particolare c'è bank. Premendo questo tasto voi andate a vedere quale gruppo di suoni c'è nel layer 1 e potete modificarli. Nel momento in cui schiacciate queste frecce andate a modificare il gruppo da cui prende il suono e quindi notate già il cambiamento di suono. E vi spiego subito, se volete azzerarlo mettete SFX. Adesso si sente qualcosa perché sarà sui layer dopo, però fidatevi che, vedete, quando poi andate su program, ovvero sulla selezione della voce del suono che volete fare, leggete silence, vuol dire che questo banco è in silenzio e quindi non suona. Adesso andiamo a metterli tutti in silenzio. Layer 2, facciamo più sulla sezione layer, andiamo a vedere il layer 2. Il layer 2 dice che c'è questo suono qua. Ma noi andiamo sulla sezione banco e andiamo su 0. E quindi sentite che si è tolto qualcosa, perché poi se andiamo su program c'è di nuovo la voce silence. Andiamo ancora sul 4, sul 3, silenziamolo, verifichiamo. Naturalmente quando schiacciamo la prima volta vediamo che cosa c'è in quel momento, non è che già lo cambiamo. Se schiacciamo la seconda volta cambia, ma tanto comunque in silenzio. E infine layer 4 che dice bank off, che è un'altra versione alternativa per dire che sta zitto, e quindi io sto schiacciando ma non si sente nulla. Quindi adesso iniziamo la nostra selezione. Selezioniamo il layer 1. In questo layer adesso vediamo che cosa metterci. Mettiamo un suono a caso e vi spiegherò perché. Quindi selezioniamo un banco e selezioniamo una voce che possibilmente, anzi,
una voce a caso, questa qua. Allora adesso qua viene il punto cruciale della funzione split, ovvero andiamo sulla famosa rotellina e non riesco anche a prendere e selezioniamo questa linea, perché in questa linea abbiamo questi parametri e notate bene che cosa c'è scritto qua: limit low e limit high. Cioè cosa vuol dire, che pronuncia di me? Cosa vuol dire? Che potete selezionare la nota più bassa che farà il suono e la nota più alta, limit, quindi potete limitarla. Ciò vuol dire che voi potrete selezionare ad esempio queste note e quindi il suono verrà suonato solo quando premerete questi tasti, per esempio. E quindi voi intuitivamente capirete che potrete anche selezionare dall'estremo basso fino a metà e quindi avrete nella sezione sinistra quel suono che adesso andremo a selezionare e poi in un altro layer andremo a mettere l'altro suono. Adesso vediamo. Dunque siamo nella selezione note, appunto tune e note. Spiace che si vede così piccolo, devo fare sempre lo zoom. Comunque con questi tasti andremo a selezionare il limite basso e poi il limite alto e dobbiamo andare sul monitor a vedere che cosa abbiamo combinato. Allora praticamente ci dovrebbe essere già qualche limite già prefissato, perché il suono, come ricorderete, in origine era già diviso. Quindi limit L sta per low. C2 cosa vuol dire? No, C-2 vuol dire che anche se ci fossero degli altri tasti più in là, ci sarebbe comunque la copertura del suono, ma noi ricordiamoci che la prima ottava parte da qui, quindi 1, C1 vuol dire Do1, cioè questo. Quindi adesso saliamo per farvi capire. C1 ed è coperto. Se noi già andiamo su Do diesis sarebbe, non sentite nulla, ma qui sì, lo sentite. Se saliamo, il diesis se ne va e il limite arriva sul re di 1 e così via dicendo, cioè più saliamo, limit, ok, più saliamo e più, vedete, e qua non c'è più, eccetera. Quindi noi se vogliamo che questo suono copra queste note, naturalmente dobbiamo scendere sotto il C1 e quindi andare così, che ne so, B0, cioè se ci fosse un Si qua dietro sarebbe ancora coperto, ma tanto noi non abbiamo più tasti. Forse questo discorso vale se voi scendete di ottava, se fate tune -1, cioè -12 semitoni e quindi scendete tutto di un'ottava, poi non si sente più nulla. Comunque, facciamo finta che non applichiamo nessuna cosa. Invece in limit high avete G8. Cosa vuol dire? Non è il G8, ma vuol dire che se ci fosse l'ottava ottava, perché è così, sarebbe ancora coperto. Ma noi scendiamo, vogliamo arrivare, che ne so, qui, in corrispondenza del Do, quello lì segnato qua centrale, della terza. E quindi andando a premere, vi faccio vedere ancora i tasti, dovrei avere una telecamera a 180 gradi per coprire tutto, limit high, e noi scendiamo, e se scendiamo di nota e arriviamo fino a C3, il Do centrale. Questo è coperto dal suono, tutti questi invece no. Quindi selezionando il limite alto della nota e il limite basso della nota abbiamo che, facciamo qualcosa di senso compiuto, questi tasti, quindi da qui in basso, indietro, sono coperti da questo suono, che è sul layer 1, ricordatevi in quale layer è, altrimenti modificate gli altri. Adesso andiamo sul layer 2. Come vedete, nel momento in cui ho selezionato layer 2, è cambiato il riferimento del limite, perché questo aveva come impostazione un'altra cosa. Tutto, coperto tutto anche qui, perché C-2 vuol dire una cosa incredibile. Comunque andiamo a selezionare un suono. Qua era, dobbiamo scendere con la rotellina, ricordatevi, se no cambiamo altri parametri, ed è silence, ricorderete. Andiamo su un banco a caso, quindi con questo,
che ne so, mettiamo pre2, poi i riferimenti li trovate nel manuale trovate tipo pre2 tutti i suoni che ci sono nel pre2 col numero, perché se voi fate, cazzo ho sbagliato, se voi fate poi su program e andate che ne so il 50, non c'è niente sto suono, e che ne so 40 trovate che c'è questo suono. Ok, adesso andiamo a selezionarne uno più comprensibile, scendiamo di banco perché lì non c'è nulla. Ecco, così si capisce, no? 88 ed è un suono di organo. Adesso andiamo sulla selezione note, quindi 3 che parte con tune e detune, ma questa è un'altra cosa, se volete poi lo vediamo nell'altra parte. Andiamo su limite note, ok? E adesso qua cosa dobbiamo fare? Dobbiamo salire, perché altrimenti cosa succede? Che insieme al suono di prima vi suonerà questo qua che c'è nel layer 2 e quindi succede questo. Che cioè non fa neanche schifo, è anche bello, però non è quello che vogliamo. In questo momento vi suona sia organo che brass sintetizzatore, quindi dobbiamo salire. E dove saliamo? Ovviamente fino a qua, o qua. Quindi C diesis 3. C diesis 3. Quindi avrete già dato origine a quello che volete ottenere. Quindi avete raggiunto lo scopo. Naturalmente fate attenzione bene a dove mettete la linea per dividere, perché se poi fate un accordo tipo, che ne so, questo, un tasto sarà dell'altro suono e quindi insomma. Però voi potete personalizzarlo quando cacchio volete ed è questo il bello. Ma adesso andiamo, allora praticamente voi se volevate raggiungere solo questo risultato avete finito il video, però se volete qualcos'altro sappiate che abbiamo altri 2 layer, 2 spazi in cui suonare altre note, altri suoni. Adesso andiamo sul layer 3 e vogliamo coprire tutto. Naturalmente, cioè, avendo questa funzionalità, voi potete, che ne so, fare che questi 3 tasti suonano un suono, suonano una voce, uno strumento, questi altri un altro strumento e questi un altro ancora, fino a 4 strumenti diversi. E questo può essere utile se per esempio volete anche mettere dei suoni di batteria, un synth in alcuni suoni, per le performance live, infatti si chiama performance la sezione. Adesso modifichiamo ancora il 3 e poi salviamo, vediamo come si salva, perché se voi uscite già da qui così non avete salvato nulla. Allora, torniamo con la rotellina in basso. Selezioniamo un banco perché sennò è in silenzio. Prendiamo un suono a caso. Ecco il coro. Come sentite, questo suono, e lo vedete anche da qua quando andate a selezionare il limite basso e alto, copre tutta la tastiera e oltre, se ci fossero altri tasti o se scendete o salite di tonalità. Quale altra cosa utile? Il volume. Tornate giù nella sezione, l'ultima sezione, il volume. Il volume qua è 101, si sentiva che era un po' basso. Mettete il massimo che è 127. Così potete anche sentirlo magari. Nel caso specifico io sento dalle cuffie che è leggermente, anzi decisamente a destra. E questo non ho idea del perché, dipende dal suono impostato. Poi qua potete modificare un sacco di altre cose, degli effetti, ma non è quello che ci interessa in questo momento. Adesso salviamo il suono. Cosa dobbiamo fare? Store. Nel momento in cui schiacciate Store, schiacciamolo, vi chiede dove volete modificare, dove volete metterlo, in che slot. Allora io 120 c'avevo già qualcosa, quindi metto 123 che aveva un suono di merda e poi fate Enter. Rischiacciate Enter, vi dice siete sicuri? Schiacciate sì ed è stato memorizzato. E guardate qua, vi cambia già la sezione User, perché questo suono voi ce l'avete nella sezione User, che vuol dire utente, e quindi tutto quello che avete voi. Mentre nella sezione Performance lo stesso suono di prima, che avevamo nel 120 nel nostro caso,
C'è ancora. Nel 122, scusate. C'è ancora. Se voi invece andate nella sezione User 123 dove l'abbiamo salvato, c'è il suono che abbiamo salvato. Altra cosa che può esservi utile, qui vi faccio vedere che sto suonando effettivamente, altra cosa che può esservi utile è cambiare il nome, perché ovviamente voi magari volete cambiare il nome. Come si fa? Vedete, noi dobbiamo raggiungere questa cosa qua. Perform name, ok? Come la raggiungiamo? È la prima linea, giriamo la rotellina sulla prima linea e andiamo a cambiare questo, perché questi tasti selezionano la voce che avete in verticale, ok? Questo, eccetera. Quindi noi se andiamo a premere qua, ci dirà name, cioè prima category. Quindi voi tipo premendo dei tasti così vi dice categoria, in questo caso sequencing mi pare, oppure che ne so, coro. Adesso qua non so bene come si selezionano, tipo brass, vedete. Se invece schiacciate ancora il pulsante in alto, vi inizia a far cambiare le lettere, quindi noi la chiamiamo per esempio mine 3, cambiate le lettere così e salite, quindi I, dov'è? Ancora, poi qua se volete lasciare lo spazio vuoto fate così, oppure così, per lasciare proprio lo spazio vuoto. E niente, nel momento in cui, che ne so, girate la rotellina, è già cambiato, ve lo salva già. Anzi no, dovete rifare per store, dovete ripremere store, rifare enter sicuro e salvate tutti i dati. Questo per preservare nel caso voi facciate casini, almeno schiacciate di nuovo, che ne so, multi e tornate da capo senza modificare niente. E quindi questo è il nostro suono. Quindi con questo video appunto avete capito finalmente, credo, spero, come dividere la tastiera. Potete appunto con la cosa del limite delle note dividerla dove volete, metterci almeno, cioè fino a 4 suoni, poi in contemporanea oppure no. Se volete altri chiarimenti su questa tastiera, dato che adesso sto iniziando a capire dopo un anno che ce l'ho cosa cacchio servono questi tasti, scrivetemi nei commenti e niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Per ogni dettaglio, se volete, mi contattate alla pagina Facebook, vi fornisco assistenza gratuita e illimitata, quindi state tranquilli, niente, alla prossima.